Benvenuti alla terza puntata di Costruisci la tua BBS. Questa sarà una puntata molto tecnica, quindi cominceremo ad entrare nei dettagli più profondi del funzionamento della nostra BBS. Se non l'avete già fatto, aprite la soluzione in Visual Studio. Ora non preoccupatevi di come è strutturato Visual Studio a livello di menu e a livello di environment. Andate qui a destra dove vedete Solution Explorer. Se non vedete questa finestra, se non la dovreste vedere, sarà sufficiente andare su View, Solution Explorer. Espandete il progetto BBSNet. Ora ci concentreremo su questa routine, che è il programma principale bbsmain.vb. Questo è proprio il modulo principale che gestisce tutta la BBS. Per adesso lasciate perdere il contenuto di Pages, lasciate perdere il contenuto di Pesky Data e tutto il resto. Guardiamo questo modulo. Ogni sorgente è ben commentato affinché comprendiate a cosa serve. Allora, questo qui, che abbiamo detto essere il modulo principale, è strutturato in diversi pezzi. Abbiamo l'area delle variabili, ora questa la stringo, quest'area qui chiamata Working Storage, che contiene delle variabili che servono per far funzionare la BBS. Non ci occupiamo adesso di cosa significano e di come sono fatte, lo vedremo in seguito. Abbiamo poi la routine principale, ovvero il punto di avvio del programma della BBS. Quando voi eseguite la BBS, ciò che viene eseguito per primo è proprio questa routine main, questa sub main, che è una sub pubblica, e qui praticamente avvia tutti i processi che gestiscono la BBS, quindi creerà praticamente il server in ascolto, in questo caso sulla porta 64.738, come vedete qui. Apre anche un secondo thread, che è quello che continua a leggere il file delle notizie qualora fosse stato modificato, e infine il thread principale, che è questo qua, TCP thread. Questo è il thread che si preoccupa di gestire praticamente la navigazione all'interno dei menu della BBS e dei client che si connettono alla BBS, quindi tutti gli altri utenti che si collegano con il Commodore 64 e così via. In quest'altra sezione abbiamo delle utilità. Queste qui sono utilità che possono essere richiamate all'occorrenza per svolgere alcune cose. Ad esempio, questa routine qui, Write News, è quella che serve per andare a scrivere il file delle notizie qualora voi implementiate all'interno della vostra BBS un sistema automatizzato, come ho fatto sulla mia. Io nella mia BBS ho implementato un sistema che mi permette di andare ad aggiornare il file delle notizie inviando un'email con un oggetto particolare a me stesso. Abbiamo anche una routine di log. La routine di log praticamente serve per andare a registrare in un apposito file di testo gli eventi della BBS, quindi tutto quello che sta succedendo all'interno del funzionamento, quindi se ci sono degli errori, se ci sono state delle scelte da parte dell'utente, tutta questa cosa qui viene loggato a livello di diagnostica. Qualora voi voleste poi approfondire, basterà consultare il log. Questa routine, Public Function Get Justified Testing Left, serve per giustificare del testo. Viene richiamata ad esempio nella pagina della gestione delle notizie, quando vengono mostrate le singole notizie. Gli viene passato praticamente un testo e questa funzione si occupa di giustificarlo entro le colonne stabilite da questo parametro. Questo poi lo vedremo poi in seguito. Questa funzione qui invece serve per gestire praticamente tutti i file Pesky esterni che sono stati esportati con il tool Pesky Wizard. Voi vedremo anche come funziona anche questo fantastico tool online che vi consiglio caldamente di utilizzare per disegnare le vostre schermate Pesky, perlomeno quei loghi che mettete in cima o in altre posizioni dello schermo. Abbiamo anche il sistema di navigazione della BBS e qui è dove voi andrete a gestire praticamente cosa succede quando selezionate una voce di menu. Ad esempio, se io premo 1 io caricherò la pagina News, se premo la voce 2 carico la pagina Undefined, se premo la voce 3
carico un'altra pagina, e qui andrete a gestire in questo modo praticamente come caricate le pagine. Quindi viene chiamata un'altra funzione che si chiama appunto load menu page, dove gli passate il nome e il client corrente. Il client corrente è il client attualmente collegato. Qui viene gestito praticamente cosa succede quando tornate indietro. In base alla pagina in cui siete posizionati, caricate la pagina corrispondente. In questo caso noi carichiamo sempre la pagina home. Se fosse stata una sottopagina, ad esempio, come nella mia BBS esiste la pagina YouTube, quando poi entrate in una pagina specifica di un canale, ad esempio prendo la pagina del mio canale, se premete indietro vi caricherà nuovamente la pagina relativa alla lista dei canali YouTube e non la home page, e questo lo gestite qui in questa subroutine. Questa sezione qui, Page and Data Loading, contiene praticamente la funzione che viene richiamata qui, Load Menu Page, e anche qui, alla quale viene passato praticamente il nome della pagina e il client, e qui dovete gestire praticamente il caricamento, quindi l'avvio delle rispettive pagine che sono contenute all'interno di questa cartella Pages, e che vedremo poi in seguito. Infine abbiamo praticamente le routine che gestiscono la parte TCP, ovvero le connessioni. Quindi abbiamo la TCP thread che viene avviata all'inizio, l'abbiamo visto praticamente nella subroutine main, eccola qui, e che serve per accettare i client che si collegano alla BBS. Quindi ogni volta che un nuovo client si collega alla vostra BBS viene praticamente avviato un thread che è esattamente questo. Poi abbiamo il thread delle news, in cui qui vi faccio semplicemente vedere che leggo continuamente questo file delle notizie ogni 5 secondi e poi praticamente lo ribalto indietro, e poi questo viene mostrato nella pagina delle notizie, questo file, e questo viene fatto ogni 5 secondi. Accept client è la routine che praticamente accetta i client che si connettono. Ogni client che si collega alla BBS praticamente viene fatta caricare la pagina home. Quindi nel momento in cui io entro nella BBS c'è un'attesa di 3 secondi, questa l'ho messa per il Vice, per il fatto che se no non avreste tempo di vederla. Viene caricata la pagina home per il client appena collegato. Questa routine qui, message received, continua praticamente ad andare a controllare cosa è successo nel menu di navigazione, se siamo usciti o se siamo nella pagina delle news. Quindi questa è praticamente facente parte dei TCP thread e controlla praticamente cosa è stato ricevuto dal client. Quindi se noi siamo sull'home page e premiamo ad esempio 3, verrà avviato questo processo qui. Questo serve per inviare i messaggi dalla BBS, quindi dal server, verso il client, e questa la vedremo in seguito. Questo invece è un evento che serve per controllare se un client si è disconnesso dalla BBS. Tutto qui. Questo è il codice sorgente che gestisce praticamente la parte principale della BBS. La maggior parte delle modifiche voi le farete all'interno di questo sorgente. All'interno della cartella page sono contenute le singole pagine, ad esempio la pagina home. Questa è la pagina home che potete customizzare come volete. Abbiamo un logo che è salvato in questo txt, che sono dei file praticamente esportati con Petsky Wizard. Vedremo poi in seguito come sono distribuiti, come sono organizzati. Questi file vengono letti, in questo caso viene letto questo file qui, viene inviato con la routine send message che abbiamo visto nel main. Send message a quale client? Praticamente le stringhe che vogliamo, oppure il file che abbiamo letto, in questo caso il famoso logo, tutti quei disegni che ci sono in cima alla pagina, no? Qui praticamente merged è un array che abbiamo visto qui nella main, abbiamo visto qui nelle utilità, vedete questa merge even odd, qui è praticamente dove poi viene praticamente composto l'array che verrà inviato poi al client. Vedete, merge even odd è proprio quella funzione lì che io chiamo praticamente qui dentro la pagina, e una volta che ho l'array composto, questo lo invio al client con la send message. Eccola qui, vedete, io mando semplicemente questa parte qui.
Poi dopo posso inviare delle stringhe come voglio e posso anche inviare stringhe con formattazione diversa, ad esempio con un cursore di colore verde e così via. E tutte le pagine sono fatte più o meno in questo modo. Abbiamo praticamente una parte di file che viene letto e poi dopo c'è tutta la parte praticamente variabile, no? Ad esempio questa qui viene scritta qui e così via. Questa è la other page, viene letto questo file qui, gli viene scritta questa scritta qua. Questo si potrebbe anche ottimizzare e fare una sola routine che praticamente gli si passi il nome del file e che faccia le stesse cose per tutte, però ho preferito mantenerle separate per chiarezza. La pagina undefined, che non ha nessun file di testo esterno ma che invia semplicemente questo messaggio in colore verde, che è quello che abbiamo visto nella puntata precedente. La cartella PetSkeyData contiene esattamente quei file lì, ad esempio home logo, vedete, questi sono praticamente i byte che vengono inviati praticamente al terminale. In questo caso abbiamo tutta una serie di quadrati pieni e i rispettivi colori. Questi sono screen code, non sono codici PETSCI. La conversione da screen code a codice PETSCI viene eseguita dalla funzione merge even odd. Qui dentro, vedete, per ogni array c'è tutta una conversione nel corrispettivo codice PETSCI, sia per il colore che per ciascun carattere, tramite queste routine. Tramite questi calcoli si va a convertire dal screen code al codice PETSCI per essere visualizzato sul Commodore 64. Bene, adesso che abbiamo visto tutta questa pappardella tecnica sulla BBS, dimenticatevi tutto e vediamo come creare una pagina aggiuntiva che mostri ad esempio un testo in blu e un testo in giallo, un semplice ciao a tutti da IGP TechBlock, e lo facciamo insieme adesso. Abbiamo detto che vogliamo aggiungere una pagina di saluti in cui andiamo a scrivere ciao a tutti in giallo da IGP TechBlock in blu chiaro. Bene, è una pagina molto semplice. Per farla io prenderei come base questa qui, l'undefined, ce la andiamo a copiare, quindi qui CTRL-C, CTRL-V, andiamo sulla pagina copia, la rinominiamo, la chiamiamo saluti, ho scritto male, scusatemi. Andiamo a rinominare anche qui la classe. Di questo commento non ce ne frega niente adesso, quindi lo cancello. Abbiamo detto che vogliamo scrivere in giallo ed in blu, quindi ora va bene questa due chiamate ai cursori, quindi cancelliamo lo schermo e mettiamo RVS off. Queste qui sono le chiamate che provengono da questo modulo qui, da cursor.vb. Qui praticamente vengono chiamate tutte le routine che vi permettono di gestire in modo friendly praticamente queste cose qua, quindi il cambio di colore del cursore, tutte queste cose qui, altrimenti voi dovreste inviare manualmente il singolo byte e vi diventa la vita un po' più complicata e si capisce meno, mentre invece così qui vi basterà utilizzare questi nomi user friendly. Quindi non vogliamo il light green, quindi facciamo il giallo, abbiamo detto, quindi cursor.cursor yellow, vedete che potete anche selezionare da qui, eccolo qua, e gli passiamo R client e andiamo a scrivere qui ciao a tutti, il resto lo cancello, ciao a tutti and vbcrlf, quindi andiamo anche a capo col ritorno e poi andiamo a scrivere col cursore blu da IGP TechBlock. Mi copio questa parte qui, cambio questa parte qui, ci metto light blue da IGP TechBlock. Ecco fatto, abbiamo la nostra pagina saluti definita. Ora dobbiamo andare nella pagina home e dobbiamo aggiungere qui sotto praticamente la voce di menu. Io ve l'ho già preparata, vedete, send message recline 4 saluti, perché altrimenti nella home page voi non vedreste questa voce. Ora se io eseguo la BBS così non funziona perché manca la gestione di questa pagina. Dobbiamo andare nel main e qui dove facciamo la menu navigation engine dobbiamo andare ad aggiungere la scelta nuova, quindi la scelta 4. Quindi la scelta 4 che chiameremo load menu page saluti.
E la stessa cosa facciamo anche nel motore di Go Back, ovvero quando torniamo indietro, perché in questo caso anche qui per la pagina saluti vogliamo tornare a quale pagina? Alla home page. Ora qua dentro dobbiamo andare a inserire la gestione di questa pagina qui. Io mi copio un case, me lo metto in cima e lo chiamo case saluti e facciamo dim saluti, anche qui cambio tutto, as saluti new cosa saluti, ovvero questa pagina qui. Allora gli passiamo l'R client, non ha la proprietà index e infatti mi sta facendo vedere l'errore, vedete, index non è un membro di saluti, quindi questa riga la cancelliamo, e anche page name non fa parte di questa pagina. Però noi comunque la variabile page name che è qui dentro gliela passiamo, la valorizziamo correttamente, e ovviamente dobbiamo anche chiamare cosa? Il metodo send all'interno della pagina. Proviamo a ricompilare la soluzione, la eseguiamo, io la eseguo sempre all'interno di Docker, quindi io ho già caricato Docker Desktop, apriamo il nostro Commodore 64, quindi mi tocca chiudere questa versione qui, snapshot, quick load snapshot, ed ora se noi premiamo 4 abbiamo la nostra nuova pagina. Eccola qui, ciao a tutti da ICP TechBlog, e se premo punto torno indietro alla home, perché abbiamo messo nella gestione Go Back Engine che se noi premiamo punto e siamo sulla pagina dei saluti torniamo praticamente alla pagina home. Come vedete è molto semplice creare delle nuove pagine. Mi rendo conto che per chi non ha conoscenze di programmazione ad oggetti e di Visual Basic.NET questi concetti possono sembrare un po' complicati, però avete visto quanto è facile aggiungere nuove pagine alla nostra BBS, e man mano che procederemo aggiungeremo delle cose sempre più complicate, quindi nella prossima puntata magari aggiungiamo una nuova pagina dove mostrerà un nuovo disegno e delle nuove scritte che aggiungiamo noi a piacimento. Questa puntata si conclude qui, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando vi chiedo sempre il solito like e di supportare i miei contenuti su YouTube, questo particolarmente è un contenuto abbastanza complicato. Grazie a chi lo farà e alla prossima.